Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare i Nightwish che suonano I Want My Tears Back. Ovviamente avrò un occhio di riguardo per Flor, che è una cantante eccezionale. Io da vocal coach sono molto curioso di ascoltare le sue esibizioni. La conosco già, ho fatto altre reaction sui Nightwish che trovate in descrizione, ma questa canzone non la conosco, non l'ho mai ascoltata. Questa è la versione live a Buenos Aires del 2018, qua c'è scritto 2019 perché è stato pubblicato il DVD nel 2019, però l'esibizione è del 2018. Sono molto curioso, non ho mai visto questo video, quindi lo commenteremo insieme. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione, ma andiamo ad ascoltarlo insieme. No. Mi piace moltissimo come interagisce col pubblico Flor. Mamma mia, che carica. Ma sono carichissimi. Io non oso immaginare per un cantante, per un musicista, stare su un palco così, con così tante persone davanti, tutte così cariche, emozionate. Ti dà un'adrenalina pazzesca, incredibile. Che bello. Oh yay! All we wanted were some tears back, but we got a whole song with it. Yeah. You want to hear a song? It's coming. I want my tears back. All I need is jumping out here in this crazy Whoa. city of Buenos Aires. I want some dancing now. I want some tears back. Woo! I don't need to tell you anything. You know just what to do. Wow. Ok. Ok, scusate un attimo, ovviamente prima non ho citato il grandissimo Marco Hietala, che è un cantante eccezionale. Io ogni volta che guardo un'esibizione di Nightwish non vedo l'ora di ascoltare la sua voce perché è bravissimo, pazzesco, e Flor è una dea, veramente una dea della voce, è una performer incredibile. Torniamo un attimo all'inizio, ok? Questo calore del pubblico è stato veramente emozionante. Mi sono immedesimato moltissimo nei musicisti sul palco. Non ho capito se magari fosse una specie di reprise, cioè magari sono quei momenti del concerto in cui la band fa finta di aver finito, esce dal palco,
poi il pubblico li incita a ritornare e loro ritornano a suonare. Probabilmente è stato un momento di questo tipo, perché non mi sembra l'inizio del concerto, ma si vede che loro salgono sul palco, quindi mi viene da dire che sia così. Magari fatemelo sapere nei commenti se lo sapete. La canzone ha un'atmosfera molto folk, che non mi aspettavo, perché normalmente è vero, a volte i Nightwish recuperano queste sonorità un pochino folk, però non è il loro marchio di fabbrica, ok? In questo caso è travolgente, è una canzone molto festaiola, infatti il pubblico la accoglie con calore. Mi piace moltissimo, poi tra l'altro credo che sia il chitarrista, sta suonando uno strumento che non conosco, uno strumento sicuramente celtico, vediamo se lo trovo, eccolo qua. È uno strumento che non ho proprio idea di cosa sia, sinceramente. Ha un suono particolarissimo, proviamo a riascoltarlo. Non capisco, lo sta suonando solo con le mani, quindi non è uno strumento a fiato, anche se dal suono poteva sembrare, adesso non lo ritrovo più, eccolo qua, poteva sembrare uno strumento a fiato, ma non lo è. Non lo so, no, non è il chitarrista, non so. Boh, vabbè, comunque è uno strumento interessante ed ha una sonorità incredibile. Mi ricorda un po', non so, quelle band folk metal tipo i Corpi Clani, e me lo ricorda ancora di più Floor quando inizia a neanche a cantare, a parlare, a incitare il pubblico con questa parte iniziale. Subito credevo fosse Marco, vi giuro, sembra un po' quando Marco sporca la voce per incitare il pubblico, e poi ho visto che era lei in realtà a farlo. Ha un suono molto simile a quello di Marco quando sporca, e sembra una sporcatura sopraglottica in questo caso. Va a usare le aritenoidi delle false corde per creare questa sporcatura e incitare il pubblico in questo modo. Mi ricorda in questo caso appunto moltissimo la voce del cantante dei Corpi Clani, che ha questo suono gutturale che si adatta benissimo a questo genere. Bello, coinvolgente anche il panorama che c'è dietro, che richiama un po' appunto questi paesaggi nordici. Veramente bello, molto bello. Andiamo avanti. Dopo, quando inizia a cantare, Flor ci ammaglia tutti quanti. Riandiamo a sentire quando inizia la strofa. Bellissimo. Lei è bravissima con questo suono gentile, molto, molto etereo, dolce, ok? Qui in prevalenza di M2, chiaramente, come meccanismo cordale, quindi possiamo dire assolutamente voce di testa. È un suono molto gentile. Ho sentito una nota dell'arrangiamento che mi è piaciuta tantissimo, un accordo proprio, credo, della tastiera, che mi è piaciuto un sacco. Vediamo se lo ritrovo qui proprio all'inizio. Questo qui, c'è una dissonanza che mi piace moltissimo, ed è una cosa che non ti aspetti, perché all'inizio è tutto così angelico, che metterci dentro questo lato un po' demoniaco, ma è sicuramente sempre opera del buon Thomas, che ti mette sempre un po' quella vena di inquietudine anche quando ti suona un brano così leggero e spensierato. Veramente bellissimo da sentire. Andiamo avanti. Ok, qua inizia la carica invece della band in generale, ma soprattutto Floor,
attiva, diciamo, la modalità turbo, ok? E qui va veramente ad utilizzare un suono, il suo suono prediletto, diciamo, che è un suono molto più compresso, molto più potente, più pieno, e diventa veramente, veramente carico, ok? Dà molta carica a tutto il brano e sentite quanto è compresso questo suono. Il trucco è indirizzare il suono sul palato, ok? Questo sta facendo, lo sta mandando là, in questo punto di risonanza che veramente amplifica tutti questi armonici e rende questo suono avvolgente, potente, ma allo stesso tempo trattenuto, contenuto, non è mai spinto, ok? C'è sempre questa specie di freno che porta il suono indietro e la porta ad avere più equilibrio su questo suono. In realtà il suono non è indietro, semplicemente non lo va a spingere, ma lo tiene perfettamente bilanciato, ok? Veramente molto brava, un esempio di tecnica cristallino e puro. Poi guardate com'è rilassata, lei fa tutti questi movimenti anche col collo molto, molto black è super rilassata, non c'è tensione nel suo corpo, bravissima. E qua Marco sfoggia un po' la sua vena più melodica, ok? Perché molto spesso negli interventi che fa cantati sporca la voce, ha un suono molto acuto, molto aggressivo. Qui invece canta in una tonalità media, quindi non troppo alta, e senza sporcare più di tanto la voce, quindi con un suono più, anche lui, più gentile, più rotondo anche, e mi piace moltissimo quando fa questa cosa. Per esempio avevo fatto la reaction su l'esibizione dei Nightwish in cui Marco canta The Highlander e lì veramente mi fa impazzire perché ha un suono veramente caldo, avvolgente, pieno, ben curato, ok? E lui è bravissimo. Yeah. Bello. Scusate, allora, bellissimo. Qui ci sono state anche delle armonie molto interessanti. Mi sembrava che nella parte iniziale in cui canta Marco, Flor stesse facendo un'armonia più bassa. Mi è sembrato. Proviamo a riascoltare, vediamo se la ritrovo. Scusate, sono andato troppo indietro. Sì, mi sembra proprio che Flor stia facendo una terza sotto, comunque stia cantando più in basso, su note anche particolarmente basse, quindi lo sta facendo con tranquillità, con disinvoltura, poi invece si scambiano e lì Flor va a cantare la parte più alta.
No, semplicemente Marco continua a cantare la sua parte, Flor prima gli fa l'armonia più grave e dopo gli fa l'armonia più acuta. Ok, bellissimo, molto bello anche come resa sonora proprio del brano. Poi mi è piaciuta anche quella smitragliata di batteria che introduce qua questa parte. Questa doppia cassa è bellissima. Io da metallaro, quando sento questi colpi di doppia cassa, impazzisco. Mi piace moltissimo. Vediamo un po' quello stacco folk che invece c'è dopo. Yeah, bellissimo. I know you know what to do. I know you can feel what's coming next. So get ready to dance, to jump, move around. Oh, it ain't over yet. Come on. Dancing, jumping. I want some screaming too. Ha, 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 Ma scusate, quanto si stanno divertendo su questo palco. Questa è una canzone probabilmente che anche loro la vivono in questo modo. I Nightwish stessi la vivono come un momento di festa, ok? E loro si vede proprio dai sorrisi, da come si muovono sul palco, da come giocano sia col pubblico che tra di loro. Ok, sembrano dei bambini per la prima volta che cantano e suonano e ballano insieme. È bellissimo, si vede proprio la voglia di stare insieme su questo palco e divertirsi. Davvero che è la cosa più importante, ragazzi, ma troppo spesso ce lo dimentichiamo. Al di là della tecnica, di tutto quanto, c'è questo motore primordiale che muove la musica, che è proprio la voglia di divertirsi, ok? Bellissimo, mi piace moltissimo questo mood e Flor mi fa impazzire quando incita il pubblico con queste specie di grida, che non sono poi delle grida, sono dei suoni emessi in modo molto controllato, anche in questo caso, anche se non sta cantando, sembra quasi che stia urlando, incitando il pubblico, e in realtà c'è molta tecnica dietro anche a questa cosa. Sta comunque producendo un suono sporco e acuto, questa distorsione che è molto controllata e infatti non si fa assolutamente male alla gola, ok? È molto molto brava e poi si muove con disinvoltura, balla sul palco, veramente bellissimo. Che carica! We were dancing! Oh! The whole venue was dancing! What a sight! What an energy! Thank you! Bellissimo, sì, veramente. It's a tango country. Un'energia pazzesca, bravissimi, mi è piaciuta moltissimo, sono sempre più incuriosito anche da quello strumento appunto che ho visto che non so che cosa sia, sembra quasi uno strumento
non so se elettronico, non lo so, perché non mi sembra uno strumento, forse una rivalutazione di uno strumento tradizionale, appunto rifatto in chiave elettronica. Non lo so, sono curiosissimo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Grazie per avermi consigliato questo video, lasciatemi nei commenti anche quale potrebbe essere la prossima reaction sui Nightwish. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!